Questa precisa politica del ridicolizzare in modo che la gente appunto guardasse al fenomeno UFO come a un fenomeno di visionari, di pazzi. Questa politica ha trovato molti chierichetti. Qui in Italia ne abbiamo parecchi, anche perché in Italia abbiamo il Vaticano. Si danno molto da fare nel cosiddetto debunking, invece di leggere ciò che c'è scritto negli antichi testi. I latini direbbero hoc tempus urget nos, cioè l'attualità ci spinge, perché con Elisabetta già da tempo vorremmo parlarvi di alcune peculiarità della lingua ebraica che aiuterebbero a capire certe traduzioni dell'Antico Testamento, ma l'attualità è talmente incombente Sì. che non possiamo fare a meno che seguirla, anche perché è strettamente legata all'Antico Testamento. E quindi, come anticipato nel video precedente, torniamo sulla disclosure perché, come avevamo appunto annunciato, il 12 giugno il governo degli Stati Uniti ha pubblicato la terza tranche di documenti relativi agli UAP, ma noi ovviamente resteremo sempre con un occhio attento alla storia dell'umanità, perché quello che ci interessa è il legame tra questi fenomeni e l'Antico Testamento. Il portale ufficiale Persu è stato integrato, infatti, con una terza pubblicazione che arriva dopo le prime due del maggio scorso. Sono circa 72 file, tra i quali 53 documenti, 10 immagini, 6 video, 3 registrazioni audio della NASA. Ma vediamo la reazione della stampa internazionale e più avanti capiremo quanto è importante analizzarla, leggerla con attenzione. Reuters ha evidenziato i nuovi file del Pentagono relativi al glowing orbs, cioè sfere luminose osservate nel nord-est degli Stati Uniti. Associated Press ha scelto un taglio ancora più visivo, nuovi file UFO con descrizioni di dischi, sfere luminose e perfino un oggetto dalla forma simile a una patata. Il Corriere in Italia si è soffermato su questo oggetto curioso, specificando patata ma con le squame. Solo CBS News ha titolato con una frase che incomincia a fare un poco di chiarezza su questo tema. Are you seeing this? Lo stai vedendo anche tu? Il Guardian, invece, ha mantenuto un taglio scettico, luci strane ma pochi fatti, poche certezze definitive. Ma noi, Mauro, non siamo d'accordo, perché in questo rilascio abbiamo file ufficiali, documenti di agenzie federali come FBI, CIA, NASA, Pentagono, relativi a avvistamenti, casi non risolti, documenti con affermazioni chiarissime che vedremo più avanti, e ricordiamo che qui ne abbiamo sempre una sola parte. C'è poi un elemento che è stato completamente trascurato dalla maggior parte delle testate giornalistiche mainstream. Sono stati rilasciati, infatti, scritti storici chiarissimi che raccontano come il tema UFO sia stato trattato con grande attenzione fin dai primi anni 50 da parte degli apparati militari e di intelligence. Abbiamo documenti che ci mostrano come per decenni il pubblico sia stato educato a ridere del tema, mentre gli apparati continuavano a raccogliere dati, produrre rapporti, classificare, archiviare e trasmettere informazioni ai livelli più alti. Il dato interessante è che esistono fenomeni osservati, descritti, filmati, analizzati e ancora non spiegati. E questo per me apre un tema molto importante. In sostanza, che cosa fa l'essere umano quando vede qualcosa che non sa classificare? Lo descrive con le parole che ha, e ne abbiamo già parlato, e questo vale anche oggi. Vale anche oggi con la tecnologia di cui disponiamo e anche con i termini tecnologici di cui disponiamo. Abbiamo appena sentito l'esempio della patata. Ora, capite che al giorno d'oggi, per descrivere quegli elementi che non riusciamo a comprendere, utilizziamo dei termini semplicissimi. Si parlava di tazzine volanti, di sigari volanti, adesso addirittura appunto di patata con le squame. E pensiamo quindi a quei poveretti degli antichi che non avevano
tutta quella terminologia tecnica di cui disponiamo. Questo discorso valeva ancora di più nel mondo antico. Era una situazione per loro imprescindibile utilizzare dei termini che fossero comprensibili per tutti, anche perché non ne avevano altri. Loro non avevano, ad esempio, il termine alieni, ma li chiamavano con vocaboli che ne indicavano le caratteristiche, ne identificavano natura e provenienza, cioè i potenti, i signori, quelli dell'alto, i luminosi, l'esercito dei cieli, i messaggeri, i guardiani, i vigilanti. Per esempio il termine greco theoi, che in origine era un aggettivo e che significava quelli che osservano, è poi stato sostantivizzato con l'aggiunta dell'articolo e è diventato oi theoi, cioè gli dei. Ma non era così, all'inizio erano dei vigilanti. Pensiamo per esempio a termini che derivano dall'indoeuropeo come deva, che deriva dalla radice di, che significa andare veloci verso la luce, oppure ai termini in sanscrito di o diati, che significa elevarsi, volare. Sempre in sanscrito diva significa cielo. Divya significa celeste, Deva significa appunto divino, da cui deriva anche il greco Dios, che significa elevato, Dios, non Theos, che significa elevato, nobile, e secondo il filologo Semerano deriva dall'accadico Diu, che corrisponde ai termini sumeri dir, digir o dingir, e da cui deriva poi il termine latino divus, cioè divinità. Pensiamo al termine Diaus Peter, sempre in sanscrito, che significa padre celeste, da cui poi è derivato il greco Zeus, e Diaus Peter è quello che corrisponde poi al latino Jupiter. In ebraico abbiamo il termine Elion, quello che sta sopra, l'aggettivo, come abbiamo già spiegato. Tra l'altro c'è anche il femminile, Elionà. Quindi siamo di fronte ad una necessità che abbiamo noi moderni, figuriamoci gli antichi che erano costretti appunto a utilizzare termini comprensibili per tutti. Un filmato riguarda gli orbs del nord-est degli Stati Uniti. In più file in questo rilascio si parla infatti di sfere luminose, rosse o bianche, lattescenti, talvolta stazionarie oppure in movimento, che sembrano seguire movimenti coordinati. Abbiamo infatti questo Orbs over the Pond del 2024, una sfera luminosa sopra uno stagno, descritta nei materiali ufficiali come un oggetto dall'aspetto quasi plasmatico, capace di cambiare luminosità e forma, in grado di restare quasi ferma per un tempo molto lungo. Un altro caso, il Northeastern Orb Sighting del 2025. Due testimoni osservano una luce intensa, poi una seconda sfera simile e vedono che i due oggetti sembrano muoversi in modo coordinato. Tra i file ci sono poi ricostruzioni digitali basate su testimonianze di agenti federali riuniti per un evento del 2023 negli Stati Uniti occidentali, nelle vicinanze di un sito sensibile di sicurezza nazionale. C'è poi il caso di Colorado Springs del 2022, dove è stato avvistato un oggetto chiaro, opalescente, dalla forma irregolare paragonata ad una patata. Questo oggetto è stato osservato sopra Cheyenne Mountain. Quindi Mauro, se noi passiamo all'Antico Testamento, quali sono i primi esempi che ti vengono in mente? Ma il primo esempio che mi viene in mente è quello eclatante dell'Esodo, dove si racconta che gli israeliti vengono guidati da una colonna che appare come una nube durante il giorno e da una colonna, la stessa colonna che appare di fuoco durante la notte. Il testo dice che questa colonna precede il popolo, lo guida, si muove e si ferma. Quindi abbiamo già alcuni elementi concreti, no? Il movimento, la luce, la nube, la funzione di guida. Tra l'altro non è detto che la colonna viaggiasse in verticale, quindi poteva anche viaggiare in orizzontale.
fa venire in mente quello che con termini moderni sono stati chiamati i sigari volanti. Quindi anche qui siamo sempre alle solite, cioè utilizziamo i termini di cui disponiamo quando non abbiamo in testa termini tecnologici che servono a identificare con precisione ciò che stiamo osservando. E la cosa diventa ancora più interessante sempre in Esodo capitolo 14, quando questa colonna appunto si sposta. Prima sta davanti al campo degli israeliti, poi passa dietro tra gli israeliti e gli egiziani. Quindi il testo non descrive soltanto una luce generica nel cielo, descrive un fenomeno che cambia posizione, che si colloca tra due gruppi e che produce effetti diversi, come dire, da una parte emette luce, illumina, e dall'altra lascia l'oscurità. Quindi è una descrizione chiaramente spaziale. Questi fenomeni sembrano collegarsi anche molto bene al modo in cui oggi vengono descritti alcuni avvistamenti. Abbiamo la descrizione e video di oggetti che sembrano cambiare posizione, fermarsi, ripartire, a volte disporsi in formazione. Esatto, e poi abbiamo il Sinai, la cosiddetta montagna di Dio. Nel capitolo 19 dell'Esodo il testo racconta che Yahweh scende sul monte, quindi anche qui abbiamo un chiaro movimento descritto di discesa. C'è una nube densa, c'è un frastuono molto forte, una qualche forma di energia visibile che gli autori antichi non potevano che chiamare fuoco. E poi abbiamo il monte che trema. Chiaramente noi abbiamo diversi termini per definire l'energia e per loro l'energia ovviamente era prodotta dal fuoco. Anche qui, prima di trasformare il tutto in interpretazione, soprattutto in interpretazione teologica, leggiamo quello che c'è scritto. Il testo dice scende, il testo dice fuoco, il testo dice rumore, il testo dice tremore, il testo dice che il popolo non poteva e non doveva assolutamente avvicinarsi. Questa è una scena concreta. Perché non avvicinarsi al loro Dio? Che cosa ci sarebbe di più bello? Il popolo non può salire sulla montagna, non può avvicinarsi, ma neppure gli animali, perché morirebbero anche loro. Quindi ci sono limiti, ci sono interdizioni, c'è pericolo. Ma che male potevano fare gli animali, poveretti? Perché viene impedito anche a loro? Perché semplicemente certa forma di energia probabilmente li avrebbe uccisi. Anzi, così dice chiaramente l'Antico Testamento. Questo è un elemento molto importante in tutta la Bibbia. Questi fenomeni non sono sempre innocui, anzi, direi non sono quasi mai accessibili al popolo e non sono quindi contemplabili da vicino, esattamente come viene per esempio oggi alla partenza di oggetti volanti. Ovviamente quando si assiste alla partenza appunto dei razzi, dai centri spaziali, la gente che osserva deve stare lontana. Come dice il Coelet, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, insomma. Un tema del nuovo rilascio, ricordiamo, voluto dall'amministrazione Trump, è quello del movimento. Mi sembra di ricordare in numeri 9 che la nube, di cui abbiamo già parlato, determini anche i movimenti dell'accampamento, come se fossero vere e proprie indicazioni dall'alto. E questa parte ancora mi sembra si colleghi davvero bene agli orbs che abbiamo visto prima, perché in alcuni casi i testimoni parlano di oggetti fermi per molto tempo, poi in movimento e poi di nuovo apparentemente stazionari, come se volessero segnalare qualcosa. Sì, in effetti quando la nube si alza gli israeliti partono, quando la nube resta gli israeliti restano. Anche qui abbiamo questi elementi precisi, cioè uno stazionamento, movimento, ripartenza, tutto con funzione di guida verso il popolo. Sono tutte categorie concrete, molto concrete, di cui non avrebbe certo avuto necessità un Dio trascendente, ovviamente. Non possiamo non pensare al termine Ruach, quando ad esempio in Ezechiele il Ruach solleva il profeta, lo porta via,
lo trasporta tra terra e cielo, viene descritto un movimento ben dettagliato e sembra quasi l'inizio di un viaggio. Sì, Ezechiele è fondamentale ed è anche problematico, ma lo sapeva bene per esempio anche l'arcivescovo di Aix-en-Provence dopo il Concilio di Trento, quando si poneva il problema e ha detto noi abbiamo lasciato nel canone il libro di Ezechiele, ma adesso dobbiamo spiegarlo al popolo. Quindi da secoli questo testo costituisce un magnifico problema, io direi, quindi dobbiamo riprenderlo. All'inizio del libro Ezechiele dice di trovarsi intanto presso il fiume Chebar o Chebar, quindi fornisce un luogo, fornisce un contesto, poi dice che i cieli si aprono e vede qualcosa e ne dà una descrizione minuziosa, parla anche di Ofanim, cioè parla di ruote accanto agli esseri cosiddetti viventi, cioè esseri dotati di mobilità autonoma, parla di ruota dentro ruota, di movimento coordinato e poi nei capitoli successivi, questo è interessante, capisce che quegli esseri visti vicino al fiume sono i cherubini. È fondamentale, interessante e significativo notare che solo in una seconda cosiddetta visione che avviene a distanza di tempo e in un altro luogo che lui capisce cosa sono quelle cosiddette cose viventi viste in precedenza vicino al fiume Chebar. Quindi pensate, una visione, se vogliamo una visione onirica, che ne spiega un'altra. No, è proprio la descrizione tecnica e maggior precisione di osservazione avvenuta nel secondo incontro che aiuta Ezechiele a comprendere che cos'erano quelle cose viste nel primo incontro. Anche perché quegli esseri cosiddetti viventi visti da Ezechiele sono in realtà delle strutture meccaniche associate al movimento, a delle ali, a delle ruote, sono associate al kavod o al ruach e producono un rumore, per esempio, quando leggerete attentamente il libro di Ezechiele, che può essere udito anche da chi non li vede, perché magari separati dal muro che delimita il cortile del tempio, cioè questi esseri cosiddetti viventi sono dentro, chi è fuori non li vede, ma ode il rumore che fanno quando sono, diciamo così, attivi. E nei testi di Qumran viene detto che quando le loro ali si fermano, cessa anche la brezza, cioè il movimento dell'aria. E ve lo leggo dai testi di Qumran, da un testo ritrovato nella quarta caverna, dove si parla appunto di queste creature splendenti, i cosiddetti spiriti del Dio vivente, che scortano continuamente la gloria dei carri e il suono della brezza si unisce al tumulto della loro marcia. Quindi pensiamo che c'è una brezza, cioè c'è un vento che si unisce al suono del grande rumore che fa la marcia di questa schiera di carri che lodano la santità di Dio mentre tornano sui loro passi. Quando si innalzano, essi si innalzano meravigliosamente e quando si posano e si arrestano, tace il suono della brezza, della benedizione in tutti gli accampamenti di Dio. E pensiamo che degli accampamenti di Dio, degli Elohim in questo caso, parla anche il capitolo 32 del libro della Genesi. Quindi il concetto degli accampamenti degli Elohim è un concetto sicuro e assodato. Questi Elohim, che erano tanti, avevano degli accampamenti e questi cherubini, mentre si muovevano, producevano una brezza che cessava solo quando si arrestavano. Ora lascio a ognuno di voi ovviamente il piacere di pensare
a che cosa potessero essere. Se ricordo bene, Ezechiele descrive con precisione un oggetto che si alza, esce da una città e si ferma su un monte. E anche qui entrano in gioco i cherubini, i teneri angioletti della teologia. Sì, quello dei teneri angioletti è un prodotto veramente dell'immaginario religioso e artistico. Nel testo i cherubini, come abbiamo visto, sono altro, assolutamente. Nel capitolo 11 il racconto è quasi una scena cinematografica, cioè i cherubini alzano le ali, le ruote sono accanto a loro, il kavod è sopra, il kavod di Yahweh sale dal centro della città e si ferma sul monte a oriente della città. Quindi abbiamo delle identificazioni spaziali molto precise. Anche qui non sto interpretando, sto semplicemente leggendo la sequenza. E per esempio, se noi leggiamo il secondo libro di Samuele, al capitolo 22, lo leggo di qui con la traduzione letterale, Davide scrive che Yahweh cavalcò sopra un cherubino e volò, e egli fu visto su ali di Ruach. Cioè Davide dice che Yahweh sta seduto, perché questo è il significato del verbo, sta seduto su un cherubino così come si sta seduti a cavallo, e poi volò e fu visto volare sulle ali del Ruach, cioè questo altro grande oggetto volante che stava nei cieli. Io direi che più chiara di così la Bibbia non può essere. Bisogna inventare per trovare un altro significato, ovviamente. E quindi la domanda diventa: perché dovremmo cancellare ciò che gli antichi hanno descritto, e perché dovremmo anche cancellare ciò che in realtà i video moderni ci fanno vedere, no? Perché dovremmo trasformare il si alzò, si fermò, mi sollevò, dice Ezechiele, mi portò, cavalcò, volò, in simboli spirituali. Prima leggiamo attentamente, poi se vogliamo interpretiamo, però dichiariamo che interpretiamo. Non possiamo dire che l'interpretazione è la verità, sempre facendo finta che la Bibbia ci dica il vero. La verità è ciò che c'è scritto, l'interpretazione è pensiero dell'uomo. E il fuoco, altro elemento luminoso, ritorna continuamente nei racconti biblici e non possiamo non ricordare ancora Elia. Sì, nel secondo libro dei Re, capitolo 2, si racconta che Elia viene separato da Eliseo da un carro di fuoco e da cavalli di fuoco, e poi sale nel turbine verso i cieli dopo essere salito sul carro degli Elohim. E anche qui quindi abbiamo una scena concreta. Qualcosa appare, separa due persone, Elia viene portato in alto. Il testo parla di carro di fuoco e il carro indica chiaramente un mezzo di trasporto, non una sensazione, non un'emozione. Ma c'è un elemento importante, perché molto spesso la possibilità di capire la verità si nasconde tra le pieghe del testo e su episodi che possono apparire banali. Pensiamo che dopo che avviene questa scena, i discepoli di Elia e di Eliseo dicono: gli Elohim hanno preso Elia, ma da qualche parte l'avranno pure portato, quindi andiamo a cercarlo. E lo cercano per 3 giorni in tutti i territori circostanti, ma non lo trovano. Ora non si va a cercare un evento che si è verificato soltanto in visione. Si va a cercare una persona che è salita su un mezzo, che è stata portata via, e ovviamente umanamente si pensa che da qualche parte sarà stata poi fatta ridiscendere, insomma, da questo mezzo. Ma Elia non viene più trovato. Quindi Elia risulta tra i non morti, come Enoch e come, secondo Giuseppe Flavio, lo stesso Mosè, cioè tra coloro che sono stati portati via dagli
Elohim. Tutto questo tra l'altro mi ricorda questo carro di fuoco con i cavalli di fuoco, mi ricorda i cavalli di Omero che fanno rumore in alto. Il termine greco viene sempre tradotto come cavalli alto nitrenti. In realtà il significato vero e unico è cavalli che fanno rumore in alto e che in un attimo percorrono la distanza che vede un uomo seduto su un monte e che sta guardando verso il mare. Lascio a voi anche qui la libertà di pensare. Ed è interessante, no? Perché anche nel linguaggio moderno degli avvistamenti troviamo spesso luci, plasma, sfere luminose, aloni, oggetti che sono avvolti da luminosità o da una specie di nube, la stessa nube che producevano i carri degli dei greci quando arrivavano e si posavano. Naturalmente le parole cambiano. Negli antichi invece dicevano fuoco, nube, ruach, che preferisco non tradurre, kabod, lo stesso, preferisco non tradurre, e quindi possiamo spingerci, direi proprio spingerci, ad affermare che i testi antichi contengono, come dire, il linguaggio della osservazione. Gli autori descrivono ciò che vedono o ciò che è stato loro tramandato da chi l'ha visto precedentemente nel passato. Anche oggi, quando il governo americano rilascia documenti, non dà, almeno pubblicamente, una spiegazione definitiva. La descrizione da parte delle testate giornalistiche risulta molto difficile perché ufficialmente non conosciamo queste tecnologie avanzate, non possediamo le precise categorie disponibili per descrivere questi fenomeni, anche se, come vedremo più avanti, in realtà nelle retrovie c'è un grande dispiego di forze su questo tema. E allora la nostra domanda è questa: che cosa succede quando un fenomeno osservato non entra nelle categorie disponibili? E succede che lo si descrive con le parole che si hanno. Questa è la cosa più semplice e immediata. E sono parole che noi dobbiamo rispettare, assolutamente. E per prima cosa le dobbiamo leggere. Noi studiamo la Bibbia, che è un insieme di racconti, memorie, tradizioni, osservazioni, scritture, riscritture, una storia di conflitti, una storia di propaganda come quella che si fa attualmente, l'uomo non è cambiato in tal senso, una storia di potere. Quando la leggiamo letteralmente scopriamo che molte parole sono state ingiustamente spiritualizzate, Ruach che diventa spirito, Kavod che diventa gloria, Malach che diventa angelo, Elohim che diventa Dio, cherubini che diventano creature angeliche, ma se togliamo queste traduzioni teologiche e torniamo alla concretezza, il quadro cambia e diventa molto più affascinante, molto più realistico, molto più dotato di senso. Questo è importante, molto più dotato di senso, senza bisogno di inventare. Quindi la vera domanda che possiamo suggerire è: che cosa hanno scritto gli antichi quando hanno visto o ricevuto il ricordo di fenomeni che non sapevano classificare? E a questa domanda ne fa seguito un'altra, inevitabile. Abbiamo il diritto di trasformare automaticamente quelle descrizioni in categorie religiose? Io dico di no. Io dico che prima dobbiamo rispettare il testo. Dopodiché, se vogliamo interpretare, dobbiamo dichiarare che stiamo interpretando. Direi che questi nuovi rilasci, finalmente, ci servono oggi per ricordarci che l'essere umano in ogni epoca, davanti a ciò che non comprende, in sostanza deve fare una scelta. O osserva e descrive, cosa che gli antichi facevano con naturalezza, oppure tenta di negare perché condizionato dalla cultura o perché le elite temono di perdere il loro potere
ammettendo ad esempio l'esistenza di qualcuno di più potente. E allora le elite interpretano subito e magari ci fondano sopra una bella religione e con questo, diciamo, mettono una cappa che tiene tutto sotto controllo. E qui torniamo ai documenti che vi avevo anticipato all'inizio, perché nella terza tranche del programma Pursue non ci sono solo i video degli orbs, ma ci sono i file che abbiamo letto con molta attenzione e vediamo che ce ne sono alcuni particolarmente importanti. Il CIA UAP 019, un documento australiano del 1971 intitolato Scientific and Intelligence Aspects of the UFO Problem. Questo documento ricostruisce retrospettivamente passaggi centrali della gestione americana del fenomeno UFO. Secondo questo file, già nel 1948, all'interno dell'intelligence dell'aviazione americana, alcuni investigatori prendevano seriamente in considerazione l'ipotesi di un'origine interplanetaria degli UFO. Quelle conclusioni sarebbero state raccolte in una stima inviata poi al Pentagono nel settembre del 1948, la quale è stata respinta perché le prove materiali non erano considerate sufficienti. Il documento parla anche di Project Grudge, come di un tentativo di distruggere l'accettazione da parte dell'opinione pubblica del fenomeno UFO. Si afferma che il personale precedente venne sostituito da persone disposte a ridicolizzare il concetto stesso di UFO. Vi si leggono precise indicazioni per la ridicolizzazione del tema, con l'intento di stemperare l'interesse morboso dei tempi. Erano istruzioni ben precise per la gestione dell'opinione pubblica. Leggendo ancora i file emerge un doppio binario. Mentre pubblicamente si riduceva il fenomeno, lo si ridicolizzava, internamente si continuavano a raccogliere dati, rapporti, testimonianze, analisi, comunicazioni riservate. E questa è davvero la parte interessante di questo rilascio. Il pubblico veniva invitato a sorridere, mentre gli apparati continuavano a studiare seriamente questi fenomeni. Dentro questa stessa tranche troviamo infatti il Robertson Panel della CIA, un gruppo convocato dalla CIA nel 1953 per valutare il fenomeno UFO, che non si limitò a studiare gli avvistamenti, ma raccomandò una strategia di training and debunking, cioè addestramento e debunking, che letteralmente significa sfatare. L'obiettivo era togliere agli UFO la loro aura di mistero, ridurre l'allarme pubblico ed educare la popolazione a vedere il fenomeno come qualcosa di ordinario, spiegabile, non inquietante. In pratica non si trattava solo di capire che cosa fossero quegli oggetti, ma di gestire anche il modo in cui il pubblico li percepiva. Il Project Blue Book Special Report numero 14 è un altro grande studio statistico dell'aeronautica americana sugli avvistamenti UFO, che sono stati raccolti tra il 1947 e il 1952, dei quali una parte significativa rimase unknown, cioè non identificata, non spiegabile. Ancora, uno studio dell'esercito americano sui flying saucers, i piattini volanti del 1949, un memorandum della Marina del 1948 sui flying discs, i file FBI sul caso Colorado Springs, in cui viene convocato un disegnatore forense per ricostruire l'aspetto degli UAP come descritto dai testimoni. Un cablo della CIA relativo a un disco sopra l'aeroporto di Harare nello Zimbabwe, inviato anche alla Situation Room della Casa Bianca. Ma approfondiremo ancora perché questi file sono tanti e molto significativi se letti con attenzione. Mostrano finalmente un'altra storia, una storia di fenomeni osservati, studiati, discussi e trattati internamente come materia di sicurezza nazionale. Quindi per decenni il tema è stato presentato al pubblico come fantasia popolare, spesso derisa, mentre i documenti ci mostrano che dietro le quinte veniva trattato con molta attenzione. Beh, direi che questa descrizione che hai fatto di questa precisa politica del ridicolizzare in modo che la gente appunto guardasse al fenomeno UFO come a un fenomeno
di visionari, di pazzi. Questa politica ha trovato molti chierichetti. Qui in Italia ne abbiamo parecchi, anche perché in Italia abbiamo il Vaticano. Si danno molto da fare nel cosiddetto debunking, invece di leggere ciò che c'è scritto negli antichi testi, nei quali sembra di leggere ciò che c'è scritto nei moderni file. Probabilmente decenni di studi sono ancora nascosti. Ricordiamo l'uscita clamorosa a questo punto di David Grush, ex funzionario dell'intelligence americana, ascoltato più volte dal Congresso sul tema UAP. Grush non ha parlato solo di oggetti, materiali recuperati, ma ha affermato anche che il governo americano sarebbe a conoscenza di diverse forme di intelligenza non umana, da forme più corporee e biologiche fino a quelle che lui definisce forme di vita plasmoide, senziente, entità luminose o energetiche dotate di comportamento intelligente. E questo ci ricorda anche quanto affermato dallo scienziato americano Hal Puthoff. Quindi, anche con i dati parziali a noi concessi, ricordo parziali, non ci sembra più solo una fantasia. Ma noi continueremo il nostro viaggio nel tempo, tra testi antichi e documenti attuali, senza paura delle domande che affioreranno ancora. E qui devo dire grazie a Elisabetta, perché è lei che sta facendo tutta questa ricerca documentale e giornalistica, mentre io mi occupo dei testi antichi. Ma poi quando ci confrontiamo e mettiamo assieme i risultati delle due ricerche, ci accorgiamo che in realtà stiamo parlando dello stesso argomento. Questo è assolutamente fantastico e mi convince ancora una volta di più che noi dobbiamo rispettare i testi antichi, rispettare i termini che hanno utilizzato, rispettare il fatto che descrivevano ciò che loro vedevano esattamente come in tempi moderni noi abbiamo sentito, abbiamo descritto i piattini volanti, le tazzine volanti, i sigari volanti, le patate volanti e così via. E quindi pensiamo a quelli che magari leggeranno questi articoli di giornali perché li ritroveranno tra 4.000 anni e diranno: ma che cosa vedevano questi qui? E niente, vedevano oggetti volanti nei cieli e li descrivevano così come potevano, esattamente come hanno fatto gli antichi. E quindi grazie per continuare a viaggiare nel tempo con noi. Se questo video vi è stato utile, lasciateci un like, per noi è molto importante, iscrivetevi al canale e condividete questo video con chi pensa che la Bibbia sia già stata letta tutta, perché in realtà abbiamo appena cominciato a rileggerla davvero. Trovando che la disclosure ce l'abbiamo davanti agli occhi da decine di secoli. Grazie amici, ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, a presto!